Sebbene io sia tutto fuorché un fanboy Apple e lo sapete, stavolta devo proprio ammetterlo, questi nuovi iPhone 15 mi sono piaciuti davvero, scusate. Battute a parte, non punto ovviamente a fare incazzare nessuno, men che meno i veri fanboy Apple, sia chiaro, ma parliamoci chiaro, gente. L'iPhone 14 era una copia pari dell'iPhone 13 che a sua volta riprendeva dal 12 gemello siamese dell'11, ma nulla di tutto ciò può competere con le vette raggiunte dal nuovo iPhone 15 sia liscio che Plus, i quali quantomeno in un paio di punti ho trovato a dir poco ridicoli. Calma people, so che ora buona parte di voi sta pensando a come disfarsi del mio cadavere e in un certo senso vi capisco pure, la verità non è mai piacevole da sentire, ma se avrete la pazienza di seguirmi nei prossimi pochi minuti vi dimostrerò che quanto appena detto non è la mia personale opinione di, tra parentesi, anche utente Apple, ma l'innegabile ed oggettiva realtà. Solo prima di cominciare concedetemi come sempre un istante per ricordarvi di seguirci su tutte le nostre pagine social e iscrivervi al canale per supportarlo attivamente, attivando anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni, ogni giovedì ore 12:30. Anzitutto chiariamo un punto prima che comincino a piovere dislike come polpette. L'iPhone 15 non fa schifo, ha i suoi pro e i suoi contro come ogni altra cosa del creato umano, ma sono proprio questi ultimi, i contro, e i due in particolare, come dicevo poc'anzi, a creare un certo sconcerto, o quantomeno in me medesimo. Primo punto passato in sordina e, come dicevo, a parer mio decisamente ridicolo, è la questione refresh rate, che sui modelli 15 e 15 Plus è ancora di soli 60 Hz contro i 120 della linea Pro. Allora quindi domanda, è fondamentale ad oggi possedere uno smartphone con display da 120 Hz? Assolutamente no, se ne può fare tranquillamente a meno, anche solo per il fatto che consuma decisamente più batteria di uno da 60 Hz, su questo siamo tutti d'accordo, ma averlo e poter scegliere liberamente se attivarlo oppure no è ben diverso dal non averlo proprio, soprattutto se, come in questo caso, parliamo di uno smartphone come l'iPhone che dell'innovazione tecnologica e della user experience ha fatto da sempre una bandiera. Se poi mi chiedete quanti degli aficionados Apple sappiano effettivamente cos'è il refresh rate, a cosa serve e quale sia il vantaggio di averlo maggiorato, oltre che se mai lo utilizzerebbero, è tutt'altra questione, ma people, il punto resta sempre il medesimo, parliamo di uno smartphone da quasi oltre 1.000 euro. Ecco, in questo caso parliamo di una scelta che mi lascia più che altro dubbioso e che voglio approfondire per comprendere davvero quali sono le ragioni dietro la scelta del materiale impiegato per il telaio della serie Pro, ovvero il titanio G5. Parliamo di una lega conosciuta per la sua resistenza a corrosione, temperatura e usura leggera e largamente utilizzata in ambito medico, aerospaziale, marino e tanti altri, la quale per contro è però costosa e molto difficile da lavorare. È vero anche che Apple non è nuova all'utilizzo di questo materiale nei suoi device. Ricordiamo infatti il PowerBook G4 Titanium, il Watch Serie 5 o ancora il nuovissimo Watch Ultra, con il quale la nuova gamma di iPhone condividerà il nuovo pulsante azione programmabile a piacere posto sul lato della scocca a sostituire lo switch del volume. E finché si parla di smartwatch, sì, comprendo la scelta dietro la decisione di impiegare materiali diciamo più premium, ma i conti non mi tornano con gli smartphone, nel senso, tolta una differente finitura del telaio, una appena percettibile diminuzione delle dimensioni ed un migliore grip sulla scocca e dissipazione delle temperature, qual è il vantaggio palpabile, quello che supporta la scelta? A pelle direi estetico per il 99% e quindi immagine, appariscenza, un ambito in cui Apple eccelle in maniera indiscussa, ma come ho detto voglio approfondire e anzi, perché no, se volete direttamente darmi qualche dritta voi altri che siete all'ascolto, beh, sono tutto orecchi. E veniamo ora alla seconda questione, vabbè no, queste quattro, alla seconda questione più ridicola della situazione che devo ammettere mi ha fatto ridere fino alle lacrime, la Type-C. Finalmente Apple si è liberata di quel dannato cavo Lightning buono solo per legare gli arrosti in favore appunto della Type-C. Ma perché questa scelta? Qual è la ragione dietro questo indiscutibile epocale cambiamento per un brand come Apple? No, perché a meno di non essermi perso qualcosa, durante lo speech hanno soltanto detto: The connector is used for charging, syncing data, or connecting to accessories. USB-C has become a universally accepted standard. So we're bringing USB-C to iPhone 15.
Per cui ve lo dico io, esattamente come abbiamo fatto presente nel video short dedicato alla questione, alla quale se vi siete persi vi lascio linkato sia qui sopra lo screen che in descrizione. La scelta di sostituire in ogni dove la porta Lightning con la Type-C proviene da una delibera dell'Unione Europea, la quale ha fondamentalmente costretto Apple, ma anche tutti quanti i produttori che avevano intenzione di vendere all'interno dell'Unione Europea, ad adeguarsi ad essa, pena l'impossibilità di commercializzare entro il territorio europeo. E sorvolando su applausi e reazioni entusiaste del pubblico all'annuncio dell'introduzione di una tecnologia, la Type-C, risalente al 2014 come l'avvento del Messia, soffermiamoci per un istante sulle eccellenti doti comunicative di mamma Apple, la quale è riuscita in maniera impeccabile a far passare il messaggio che questo cambiamento sia tutta farina del suo sacco. Tuttavia, come si suol dire, fatta la legge, trovato l'inganno, e anche in questo caso, come da sua abitudine, la casa di Cupertino ha rimescolato le carte in proprio favore. L'Unione Europea vuole la Type-C, mettiamo la Type-C, ma già che ci siamo, perché non risparmiare anche qualcosina? La cosa che mi fa letteralmente uscire di testa dei fanboy, non tanto di quelli di Apple, ma in generale di tutti i fanboy di tutte le realtà, è questa loro visuale coi paraocchi. Sono incapaci di osservare criticamente e parlano solo di illibata perfezione a dispetto di cosa il loro brand del cuore abbia effettivamente sputato fuori. Fosse anche un cavolo di scaccolatore automatico alimentato a cuccioli di panda. Ma perché dico questo? Perché c'è una questione sulla quale tutti, o quasi, stanno sorvolando, ovvero che la Type-C presente sui modelli 15 e 15 Plus è diversa da quella dei modelli Pro. What? Parliamo che sui primi due è di tipo USB 2.0 con velocità di trasferimento fino a 480 megabit al secondo, e quindi identica a quella degli oramai fortunatamente defunti cavi Lightning, orridamente lenta, mentre sui modelli Pro è di tipo USB 3.1 che raggiunge i 10 gigabit al secondo. Ma questo cosa cambia, vi chiederete voi? Beh gente, la risposta è moltissimo. Oltre a ricaricare super fast lo smartphone grazie alla sua velocità di trasferimento, la Type-C 3.1 permette di ridurre i tempi di backup e dare la possibilità di connettere allo smartphone X dispositivi esterni che necessitano di alimentazione dedicata, vuoi SSD portatili oppure accessori come connettori video, audio e simili, e quindi alcune diverse delle nuove funzionalità presentate con enfasi millenaristica durante la presentazione dell'altro giorno si avranno solo e soltanto acquistando i modelli Pro. Capisco tutto Apple, capisco che sia la tua linea di base, ma cacchio, siamo nel 2023 e mi usi ancora delle 2.0. Ti pare che se mi accorgo di avere la batteria a terra poco prima di uscire sono costretto di servirmi di un power bank in mobilità perché via corrente ci metterei una vita intera? Ti pare che mi metti su delle fotocamere capaci di registrare in ProRes, una figata allucinante che ti permetterebbe anche di registrare i film, quelli che vediamo al cinema con l'iPhone, e poi mi servono 15 anni per trasferire il file su PC? Vabbè, usa AirDrop. Io non voglio usare AirDrop, ho pagato 1.000 euro bene che vada per un cesso a pedali in titanio spazzolato che monta una tecnologia tra l'altro dell'anteguerra e mi viene a parlare del migliore smartphone di sempre, ma io ti sfilo la spina dorsale e ci suono lo xilofono, maledizione. Ok gente, ricomponiamoci e tiriamo le somme. Che se ne dica, questi iPhone 15 liscio e Plus sono prodotti mal focalizzati, cioè nel senso, se ci affacciamo solo e soltanto al mondo Apple, sì, per l'amor di Dio sono due buoni smartphone, ma al di fuori di esso ci sono innumerevoli alternative che si comportano molto meglio in tante circostanze e soprattutto ad un costo nettamente inferiore. Ad oggi sono infatti tantissimi gli smartphone Android che possiedono un display da 120 Hz con una USB Type-C almeno 3.0 che viaggiano attorno ai 500 euro, ma alto un passo, questo credo lo sapete benissimo anche voi, non serve certo che ve lo venga a dire io, oltre che non sono qui per denigrare i prodotti Apple in favore dell'Android, il quale, va detto anche in questo caso, presenta i suoi bei problemi. I fanboy esistono per entrambe le fazioni e sappiamo bene che tentare o sperare, per meglio dire, di far cambiare idea a qualcuno in favore della piattaforma opposta sarebbe tempo sprecato peggio che cercare di imbottigliare le proprie scoregge, per cui lasciamo stare.
Scherzi a parte, gente, sì, chi l'anno scorso ha acquistato un iPhone della linea 14 base è stato fregato peggio di Pinocchio dal Gatto e la Volpe, e quest'anno potrà comunque portarsi a casa un prodotto che, rimanendo nell'ecosistema Apple, apporta diverse migliorie di poco conto, sì, ma che nel complesso lo fanno assurgere a prodotto assolutamente valido, sebbene, lo ribadisco, presenti alcune caratteristiche a dir poco ridicole per uno smartphone di fascia alta del 2023. Bene, gente, questo è quanto. I fatti ve li ho riportati, la mia opinione ve l'ho data, per cui adesso sta a voi. Cosa ne pensate di questi nuovi iPhone 15? Valgono l'acquisto ed il passaggio ad un 14 o magari un 13? Cosa ne pensate della questione USB Type-C e del refresh rate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e come sempre, se il video vi è piaciuto regalatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.